Il piano di Enrico era molto semplice: mettere in discussione la verginità della regina al momento delle nozze per invalidare la bolla papale di Giulio II, costringendo così il nuovo papa, Clemente VII, ad ammettere l'errore commesso dal suo predecessore e annullare così il matrimonio con sua moglie. Le trattative per l'annullamento della bolla papale vennero condotte dal cardinale inglese Thomas Wolsey, a cui fu affidato l'incarico di trovare una soluzione, la soluzione che passò alla storia come la grande questione del re. Enrico chiese a Thomas Wolsey di ottenere il divorzio sulla base di una sola argomentazione. Caterina era già stata sposata e quindi la loro unione era incestuosa e illegittima. Thomas Wolsey attaccò il Papa su 3 fronti. In un primo momento tentò di ottenere l'annullamento sulla base del fatto che la dispensa era da considerarsi nulla, perché contraddiceva il diritto canonico. Poi tentò la strada del cavillo tecnico, tentando di annullare il matrimonio per alcune parole dette da Caterina non corrette, ma purtroppo per lui venne trovata in Spagna una versione perfettamente coerente. Il compito già oneroso del cardinale Wolsey si fece ancora più complesso dal momento che nella grande questione intervennero anche gli interessi della Spagna, il cui imperatore Carlo V d'Asburgo non solo era l'imperatore del Sacro Romano Impero, devoti cattolici, ma era anche nipote di Caterina, in quanto Carlo era figlio di sua sorella. La grande questione avvenne inoltre durante il secondo conflitto tra Spagna e Francia, che esplose con il sacco di Roma. Gli Asburgo spagnoli e i Valois francesi erano in guerra perché entrambi ambivano ad ampliare la loro supremazia in Europa. La situazione si aggravò ulteriormente quando Carlo V fece prigioniero lo stesso Papa. Papa Clemente VII era tra l'incudine e il martello. O faceva infuriare l'imperatore Carlo V che lo aveva imprigionato, o faceva infuriare il re inglese, che al momento era l'unico che aveva un motivo più che valido per liberarlo. Inoltre gli veniva richiesto di dichiarare illegale un precedente esercizio del potere papale, cosa che aveva portato una buona quantità di denaro nelle casse dello Stato di Roma. Per tutti questi motivi, il Papa procrastinò la decisione più a lungo possibile, facendo infuriare Enrico, che iniziò a dubitare della lealtà di Thomas Wolsey. Wolsey perse la fiducia del suo re, che furioso lo fece cadere in disgrazia, togliendogli l'incarico di Lord Cancelliere e confiscandogli tutte le sue proprietà. Al suo posto, qualche anno più tardi, nominerà Thomas Cromwell. Thomas Wolsey riuscì ad ottenere dal Papa che la questione del re venisse risolta in Inghilterra, sotto la supervisione di un legato papale, lui stesso. Clemente VII acconsentì, ma mandò un altro uomo ad affiancare Wolsey, il cardinale, nonché giudice, Lorenzo Campeggi. Venne istituita così una commissione che esaminò la grande questione del re e la regina Caterina poté così portare la questione davanti alla legge. Il processo ai danni della regina, voluto da suo marito, iniziò ufficialmente il 31 maggio del 1529 e finì il 23 luglio dello stesso anno. Il cardinale Lorenzo Campeggi si trovò però in una posizione difficile perché l'imperatore Carlo V era deciso con ogni mezzo ad impedire il divorzio e faceva pressioni sul Papa. Caterina per tutto il tempo si mostrò forte e combattiva. Tennetesse ad Enrico, sicura com'era della propria innocenza e della legittimità del suo matrimonio. Regina straniera in terra straniera, sapeva che non poteva fidarsi di nessuno, per cui chiese più volte di trasferire il processo a Roma, cosa che a metà luglio le fu concesso. Ma l'influenza spagnola e le insistenti pressioni di Carlo V sul papato portarono Papa Clemente VII a non annullare la bolla papale di Giulio II e a non autorizzare il matrimonio con Anna Bolena. Se il Papa avesse annullato il matrimonio, avrebbe rovinato i suoi rapporti con la più importante alleata corona spagnola. Caterina non rinnegò mai la propria verginità al momento delle nozze con Enrico. Enrico non cedette. Arturo, l'unico che poteva smentire o confermare le parole della regina, era già morto da più di 20 anni e Roma non voleva concedere l'annullamento del matrimonio. La reazione di Enrico non tardò ad arrivare e da quel momento in avanti prese delle decisioni che posarono le basi per innescare una serie di reazioni a catena che porteranno alla fine ad una definitiva rottura con la Chiesa di Roma.
bandì Caterina dalla corte e la fece confinare in varie residenze reali, senza darle più la possibilità di vedere né lui e né la figlia Maria. Il 25 gennaio del 1533, a Londra, con una cerimonia privata, Enrico sposò Anna con la sola approvazione della Chiesa inglese, senza coinvolgere il Papa. Anna era già incinta di qualche settimana. Successivamente, il nuovo arcivescovo Thomas Cranmer, pur non avendone l'autorità, perché la decisione finale spettava al Papa, dichiarò ufficialmente valide le nozze tra Enrico e Anna Bolena e nullo il matrimonio tra Enrico e Caterina, che da quel momento perse il titolo di regina, tornando ad essere solo principessa vedova di Galles, lo stesso titolo che le era stato attribuito dopo la morte del suo primo marito. Caterina fu informata degli eventi con una lettera. Era un'ultima, spietata e crudele umiliazione per la regina, che decise di far ricorso a Roma, ma già qualche tempo prima il Parlamento inglese aveva approvato una legge che rendeva le questioni riguardanti l'Inghilterra di esclusiva competenza dei tribunali inglesi, limitando così la possibilità di Caterina di appellarsi a Roma per chiedere il sostegno e un intervento della Chiesa cattolica. Adesso che il suo matrimonio era stato annullato, Enrico era finalmente libero di sposarsi ufficialmente. Il 29 maggio del 1533 furono celebrate le nozze e Anna, già incinta di 6 mesi, fu incoronata regina d'Inghilterra. L'incoronazione di Anna venne contrassegnata dalle ostilità del popolo. La gente si rifiutò di levarsi il cappello in segno di rispetto per la sua nuova regina. Si udirono molte risate di scherno e ingiurie contro di lei. Il popolo, che aveva amato Caterina d'Aragona, con uguale fervore disprezzò Anna, al punto di cercare di ucciderla durante delle rivolte. Anna Bolena era odiata per diversi motivi. Aveva umiliato pubblicamente l'amata regina Caterina, simbolo di integrità morale, di umiltà e della fede cristiana, e aveva spinto Enrico a separarsi dalla Chiesa di Roma e dal Papa. Questo poteva essere solo frutto di un potente maleficio. Agli occhi del popolo Anna era solo una crudele e spietata strega. Papa Clemente VII scomunicò Enrico per aver annullato il suo matrimonio con Caterina e per tutta risposta Enrico fece approvare dal Parlamento inglese una serie di atti che sancirono definitivamente la frattura con Roma. Il 3 novembre del 1534 fu creato l'atto di supremazia che stabiliva che il re era l'unico capo supremo della Chiesa d'Inghilterra. In seguito fu approvato l'atto sui tradimenti, il Treasons Act, che stabiliva che rinnegare l'atto di supremazia e privare il re della sua dignità, titolo o nome era da considerarsi alto tradimento e come tale punibile con la morte. Fu emanato l'atto di sottomissione del clero, con cui si stabiliva che le future leggi ecclesiastiche sarebbero state emesse solo dal re e in cui si riconosceva la supremazia del re su quella della Chiesa di Roma e del Papa. Vennero negate al Papa tutte le fonti di finanziamento dell'obolo di San Pietro, l'offerta in denaro fatta dai fedeli che il Papa ridistribuiva per sostenere le missioni della Chiesa e le opere di carità. Enrico era disposto a rompere con la Chiesa cattolica pur di sposarsi con una donna che potesse dargli un erede maschio. Con l'atto di supremazia Enrico VIII ufficializzò la separazione definitiva dalla Chiesa di Roma, affermando l'indipendenza della Chiesa anglicana. L'atto di supremazia fu ovviamente condannato dal Papa ed Enrico contrastò le resistenze all'interno del suo regno con l'eliminazione fisica dei suoi oppositori e il controllo del clero, che venne ora nominato direttamente dal sovrano. Il caso più famoso di resistenza alle nuove leggi fu quella del cancelliere del regno, Tommaso Moro, che si dimise dalla sua carica. Non poteva accettare un simile compromesso, prestare i suoi servigi ad un sovrano che ormai era dichiaratamente antipapale e si rifiutò di riconoscere il re come capo supremo della Chiesa d'Inghilterra. Quando Enrico VIII insistette perché Moro giurasse l'atto sui tradimenti, egli si rifiutò con fermezza, non pensando che questo gesto gli sarebbe costato caro. Tommaso Moro venne processato, condannato e alla fine giustiziato a Tower Hill il 6 luglio del 1535.
La sua testa venne esposta e mostrata sul London Bridge per un mese come monito per i suoi oppositori e poi venne recuperata dopo il pagamento di un riscatto da sua figlia Margaret. Enrico aveva condannato a morte Tommaso Moro, uno degli uomini più brillanti ed intelligenti di tutta l'Inghilterra, solo per un capriccio. Ma nel 1935 Papa Pio XI beatificherà Tommaso Moro e lo dichiarerà santo. Il popolo, che già odiava Anna e la riteneva una strega per aver umiliato la loro regina, fu ritenuta responsabile anche della caduta in disgrazia di Tommaso Moro. Come risposta alla scomunica del Papa, Enrico promulgò anche l'atto di successione che spostò la linea dinastica di Caterina alla sua seconda moglie. In questo modo i figli di Anna sarebbero stati i primi eredi al trono. Il distacco tra la Chiesa romana e la Chiesa inglese era sempre più forte. Il re si era nominato capo supremo della Chiesa anglicana e l'influenza di Roma sulle vicende della corona inglese stava per essere annullata. 2 anni più tardi, infatti, Enrico decise di attaccare l'intera struttura della Chiesa inglese. Il Parlamento approvò infatti una legge che espropriava alla Chiesa cattolica di Roma tutti i monasteri minori posseduti in Inghilterra, sopprimendo così tutti gli ordini religiosi. Le proprietà storiche del papato furono successivamente vendute alla borghesia per finanziare le campagne militari di Enrico. Tutti i possedimenti, le terre e le ricchezze del papato dovevano essere restituite al re. Con l'assenso del Parlamento, il re autorizzò Thomas Cromwell, suo lord gran ciambellano, a visitare tutti i monasteri con l'aiuto di una commissione di laici, detti i visitatori. Nell'estate di quell'anno i visitatori cominciarono la loro opera e vennero inviati predicatori ammonitori che dal pulpito tenevano sermoni per convincere le persone della giusta scelta di allontanarsi dalla Chiesa cattolica. I discorsi variarono principalmente su 3 punti. I monaci e le suore dei monasteri erano ipocriti e degli stregoni, vivevano nel lusso, commettendo ogni sorta di peccato. Sfruttavano il lavoro del popolo senza dare nulla in cambio e perciò erano un danno per l'economia dell'Inghilterra. Se il re fosse venuto in possesso dei beni dei monasteri, si sarebbero potute abolire le tasse. Furono gli anni della dissoluzione dei monasteri, del saccheggio delle chiese, di arredi, calici, candelabri preziosi. Le notti erano illuminate da abbazie e monasteri date alle fiamme. Le persone che ci abitavano furono gettate per strada, mentre frati e monache venivano bruciati vivi. La soppressione dei monasteri cambiò radicalmente la vita ecclesiastica, la struttura della società e quella del territorio. Il Papa, come reazione, scomunicò Enrico e condannò tutto il popolo inglese. Nasceva così la Chiesa d'Inghilterra anglicana, indipendente da quella di Roma, che sarebbe stata successivamente ufficializzata qualche anno più tardi con i figli di Enrico. I vescovi erano tenuti ad obbedire non più al Papa, ma al re. Ancora oggi in Inghilterra, la regina Elisabetta II è il capo della Chiesa d'Inghilterra.